Cari amici, eccoci qui, siamo di nuovo insieme per parlare di Gilbert Keith Chesterton con Fabio Trevisan. Benvenuto Fabio. Grazie Giovanni, grazie. Ecco, è sempre un grande piacere parlare di Chesterton perché è un autore straordinario, di una profondità grandissima e oggi vogliamo tornare, e direi che probabilmente sarà per l'ultima volta, su una riduzione cinematografica dei racconti di Padre Brown, quella fatta dalla La BBC. Avevamo dato per compiti per casa per oggi di guardare Le Stelle Volanti, che è il secondo episodio della prima stagione, si dice, del 2013. Ecco. Lo abbiamo guardato sia Sì. Fabio che io, lo avete guardato anche voi. Abbiamo letto il racconto, eccoci qua con tutti i racconti di Padre Brown. Io ho questa vecchia edizione delle Pauline, tu ce l'hai invece di che edizione è il Eccolo tuo? qua, San Paolo. Ecco, anche tu la San Paolo. Vecchiotta, ecco. anche questa. Bene, e purtroppo il confronto tra il film e il racconto proprio Non regge. non regge. Quali sono i punti deboli, Fabio? Allora, i punti deboli, innanzitutto diciamo che Le Stelle Volanti, per chi lo volesse leggere, è all'interno del primo volume L'innocenza di Padre Brown. Le Stelle Volanti sono appunto quel collier che nel racconto di Chesterton viene rubato, sottratto dal famoso ladro Flambeau. Ecco, qui nella BBC Flambeau proprio non compare, e addirittura inizia questo racconto, che è uno dei più belli racconti di Chesterton, di Padre Brown, con la confessione di Flambeau addirittura all'inizio, dove proprio dice che questo è stato il mio ultimo furto, dopodiché mi sono convertito, ho smesso questa, tra virgolette, professione e sono diventato, lo dice lui proprio, Flambeau stesso all'inizio, che questo è avvenuto in un Natale durante questa pantomima che c'è anche nel film, ma che non ha a che fare né con Flambeau né con la sua conversione, quindi è tutta un'altra roba. Addirittura la pantomima, per chi ha visto questo breve episodio ecco, della BBC, ecco, c'è anche un omicidio prima, cosa che non compare nel racconto, cioè completamente diverso, e quindi manca del tutto la conversione, che è invece un qualcosa di bellissimo, perché è vero che Padre Brown assiste alla pantomima di Natale, si accorge del furto e segue e riesce a recuperare questo collier tempestato di diamanti sotto un albero dove si era nascosto il ladro Flambeau. Io qui vorrei proprio leggere 2 righe perché è davvero straordinario, è incredibile che non l'abbiano messo. Allora, tra l'altro, questo che vi sto leggendo, una parte di questo lo si trova nella Croce Azzurra nell'edizione italiana del 70 con Renato Raschel e Arnoldo Foà. Perché cosa hanno fatto? Come abbiamo detto anche l'altra volta, loro sono stati un pochino più corretti, hanno inserito all'interno della Croce Azzurra qualcosa che invece riguardava anche Le Stelle Volanti. Quindi chi ha visto il film se lo ricorda, ecco, quello del 70-71, riconoscerà questa frase che io adesso vi sto leggendo. Allora, in sostanza, Padre Brown sta sotto questo albero dove si è appollaiato, nascosto, mimetizzato Flambeau, e gli dice questo: voglio che gli restituiate Flambeau, voglio che rinunciate a codesta vita. Avete ancora tanta giovinezza, tanto onore e umorismo, ma non pensiate che dureranno col vostro mestiere. L'uomo può mantenersi ad un certo livello nel bene, ma nessun uomo è mai riuscito a tenersi a un certo livello nel male. La strada va sempre più in giù. L'uomo buono beve e diventa crudele. L'uomo franco uccide e diviene menzognero. Ho conosciuto più di uno che incominciò come voi, un semplice ladro dei ricchi, e finì calpestato nel fango. Ecco, queste si possono riscontrare nel film del 70-71, all'interno però del racconto La Croce Azzurra.
mentre è completamente assente in questo episodio della BBC. Basta solo questo e l'inizio, che addirittura Flambeau non compare, è tutta un'altra storia in sostanza. Anche quelle battute che fanno e che sono all'interno del racconto Le stelle volanti sullo spazzacamino erano rivolte a padre Brown, in quanto lui diceva: chi è che può abbracciare uno spazzacamino? L'altro diceva nel racconto il socialista, perché avevano delle idee socialiste, e lui dice no, chi può abbracciare lo spazzacamino è il santo cattolico. E sì. questo nemmeno compare, quindi ecco, assolutamente, per carità, sono godevoli anche da un certo, fatti molto bene, recitati bene, con una bella fotografia, una bella colonna sonora, ma non hanno davvero nulla a che fare con il padre Brown di Chesterton. E quindi io direi che con questo episodio, Sì, Giovanni, non bocciamo la serie la della serie, BBC, esatto. bellissima da un punto di vista della fotografia, degli attori, tutto quanto, ma con Chesterton non vale niente. Un pochino come, diciamolo dai, anche quella, cos'è, Gli Anelli del Potere di Amazon Prime, che Esattamente, con di Tolkien. Tolkien non hanno nulla a che fare, che è sostanzialmente una profanazione di Tolkien, quindi alla larga, no grazie. No, grazie. Quindi anche questa lunga serie che mi aveva affascinato, mi aveva fatto voglia all'inizio, dopo 3 episodi possiamo dire basta. Tentativo un po' fallito, Esatto. diciamo, Quindi, almeno nello spirito di Chesterton. certo, quindi ce ne torniamo con piacere al porticciolo sicuro e tranquillo della letteratura, dei libri, che dà molto più soddisfazione. Allora, buongiorno a Shirley Marin, che dice: ma non capisco, che bello, come si fa ad averla che cosa? Quale costo? Non so di cosa tu stia parlando, cara Shirley Marin. Ileana, grazie a te che hai capito che devi leggere libri, bravissima. Grazie anche a Monasterium, alle edizioni Monasterium, spero che sia padre Michele Di Monte che ci sta ascoltando, e grazie anche a Roberta Romanello, e anche a Massimo di Una Nota in Più. Gaetano Masciullo, anche tu sei online ad ascoltarci, grazie. Benissimo. Tarcisio, non dimentichiamo Matrix, certamente non lo possiamo dimenticare, e poi Massimo che vorrei chiedere da quanti decenni è scomparso il senso comune indicato da Chesterton. È scomparso nell'atto della nascita. Ecco, poi Roberta, grazie a voi. Chiedo a Fabio se dei racconti di Padre Brown si consiglia un'edizione in particolare. C'è adesso? Credo di sì, che ci sia nelle edizioni paoline. Sì, si trova, Andiamo ne a hanno fatte vedere. diverse edizioni, basta prendere tutti i racconti di padre Brown. Sì, Sono vediamo. circa 800 pagine, 800-900 pagine. Vediamo se lo 900 trovo. pagine. Vediamo se lo trovo. Sì, sì. Credo che ci sia delle edizioni paoline. Mi dispiace Eccoli dover qua. pubblicizzare i racconti di padre Brown. C'è un'edizione Burr. Vediamo di quante pagine. Poi c'è tutti i racconti di Ecco, questo, quello lì, Giovanni, ecco, questo qui è quello anche che ho in un'altra edizione. Questo è vecchio, però sempre non si delle trova. Paoline, esatto. Allora, perché si trova nelle edizioni, cos'è questo qua? Newton Compton classici a 5, no aspetta, no, con Ci copertina sono tutti, rigida non però, si trova, no. attenzione, non si Questo è trova. in ebook e costa 5,99 Io credo €. le Paoline si trovano ancora. Però qua non lo trovo. Vediamo se qua, questo qua, le Questo edizioni forse. racconti di Padre Brown, però chi lo sa se ci sono tutti. No, sono solo 318 pagine, niente da fare. No. Niente da fare. No, ho l'impressione che non ci siano tutti, ma comunque ve lo diremo la prossima volta. Dai, cerchiamo di scovare la Facciamo vedere ancora le nostre copertine. Ecco, sì, questo qui ci sono tutti in questi. Io c'ho questo qui con cofanetto invece, che ha tutto, anch'io. Questa qua è più vecchia, questa qua, quella un po' più nuova. Però sono ormai fuori mercato queste qua. Vediamo se riesco a dirvi va bene, ok. Morganti, tu hai l'edizione Morganti, Roberta, in 3 volumi, e non la conosco. Sì, Morganti, io lo conosco, è un editore che ha fatto la collana Chestertoniana. Sì, certo, sì, che poi però purtroppo ha dovuto interrompere perché non vendeva abbastanza. Esatto.
Ma è una grande tristezza vedere come le cose più belle sono non sempre, però a volte sono dimenticate. Vabbè, pazienza, senti, noi cerchiamo di fare il più possibile per far conoscere la grandezza, la bellezza di Padre Brown e poi sia quello che sia. Bene, passiamo allora al tema proprio di questa sera, Fabio, che è il bello del brutto. Allora, nella raccolta di saggi Il bello del brutto che tu hai qui, Ecco, fai vedere magari. questa è Ecco. l'altra traduzione, perché sì, che è sempre lo stesso libro, The Defendant in inglese, l'imputato, e il sottotitolo In difesa di ciò che c'è di bello nel brutto del mondo. In realtà c'era un'edizione precedente di Sellerio di Palermo che era proprio intitolata Il bello del brutto, che è stata la prima traduzione originaria, diciamo, ecco, degli anni '80. Sì. Questa la segue di Lindau e riprende invece il nome L'imputato, però hanno dovuto aggiungere In difesa di ciò che c'è di bello nel brutto del mondo, perché in realtà l'imputato nella common law, quindi nel sistema così giuridico inglese, ha un altro significato. Quindi the defendant sarebbe l'imputato, l'accusato che si difende da solo senza l'avvocato. Ecco, è una figura che un po' particolare, ecco perché omettono un sottotitolo per indicare meglio il significato, oppure traducono, come ha fatto Sellerio negli anni '80, Il bello del brutto. La stessa cosa, è il primo saggio di Chesterton del 1901. Quindi torniamo alle origini. Alle origini, ma e quali sono allora, il titolo in italiano quantomeno è profondamente provocatorio, Il bello del brutto. Bello. Quali sono gli interrogativi che Chesterton solleva nel bello del brutto e in cosa consiste questa difesa dell'indifendibile, con questo amore per il paradosso sempre? Certo. Lui dice proprio nell'introduzione, che leggo proprio le ultime righe, mi sono convinto, scrive Chesterton, che un difensore sia necessario soprattutto quando il mondo è disprezzato dalle sue creature, che un avvocato difensore non sarebbe stato fuori luogo quel giorno terribile in cui il sole si oscurò sul Calvario e l'uomo fu rinnegato dagli uomini. Quindi siamo, ecco, in perfetto anche clima di attesa pasquale, no? Sì. Ecco, quindi ha a che fare, vedete, innanzitutto con la difesa sono 16 brevi saggi che erano usciti per una rivista di allora insieme con l'amico Hilaire Belloc e vanno dalla difesa dell'umiltà alla difesa dei romanzi d'appendice, dei voti avventati e così via, fino alla difesa del patriottismo. Sono 16 difese, piccoli brevi saggi, che poi raccolti in questo volume, pubblicate precedentemente sullo Speaker, che era appunto questa rivista di fine 1800. Di che cosa in sostanza voleva parlare Chesterton? Voleva offrire, come abbiamo appena letto, un altro punto di vista sulle cose, che fosse desueto, non fosse convenzionale, ma che nello stesso tempo andasse in profondità a difendere ciò che apparentemente era indifendibile. Ecco, nel 1901 però, la data di questo suo primo saggio, pensate che era del 1874 e già scriveva queste cose qui, che aveva 27 anni, ecco. Ma le aveva già scritte un po' prima, perché appunto le aveva già pubblicate dal 1899, quindi dall'età di 25 anni, e poi ripubblicate completamente in questo primo suo saggio, raccolta di brevi saggi. E quello stesso anno Chesterton è importante perché si sposò con Frances Bloch, quindi è l'anno del suo matrimonio. Non solo, è l'anno anche della morte della regina Vittoria. Noi sappiamo che lui da patriota comunque inglese, che fece anche tutte le sue riserve al sistema imperialistico britannico, ma rimaneva un patriota inglese e quindi nella sua autobiografia uscita postuma dopo la morte del 1936, ecco, lui scriveva che alla morte della regina Vittoria aveva pianto. Ecco, per dire, quindi è un anno
importante, poi l'anno anche della guerra anglo-boera, dove lui prese posizioni in difesa coi contadini boeri contro gli inglesi, e già questo suscitava, ed è l'anno anche in cui definitivamente si parlava di questo GKC, dalle iniziali Gilbert Keith Chesterton, e la gente ci chiedeva: ma chi è? Chi è questa penna brillante, questo ingegno? Iniziava a rendersi sempre più famoso, ecco, celebre. Ecco. Quindi è un anno importante, tutti questi significati sono estremamente interessanti, che poi anche questo, il bello del brutto, no? Come si diceva, sembra ancora il paradosso di cui abbiamo già parlato, no? La difesa di ciò che è brutto, ma in realtà, lui lo dice anche nell'introduzione, è la difesa di ciò che è rimasto bello e che noi non sappiamo cogliere. Quindi dobbiamo cambiarci le lenti dei nostri occhiali per rivedere le cose come il nostro Signore le ha fatto. Quindi c'è sempre un piano metafisico che poi ha un significato anche nel piano fisico terreno, diciamo. Quindi verticalità della metafisica, della trascendenza, si unisce con l'orizzontalità della nostra vita, e non a caso richiama poi la croce. Ecco, qui non era ovviamente ancora convertito, diciamo, ufficialmente al cattolicesimo, alla Chiesa cattolica, ma era già, diciamo, si sente già che era su un buon passo per arrivarci, per approdarci definitivamente. Sì, allora cominciamo con la prima lettura. Sì, sì, sì. Quindi dal libro Il bello del brutto o L'imputato. Lo rifacciamo vedere, certo, ecco, questa è questo è l'edizione. nelle edizioni Lindau, non so se Benissimo. si trovi ancora. È di prammatica, soprattutto fra i magistrati, imputare metà dei crimini della metropoli a romanzetti da 2 soldi. I ragazzi stessi, una volta pentiti, accusano sovente i romanzetti con grande acredine, quale ci si può aspettare solo da giovani dotati di una buona dose di umorismo innato. L'obiezione poggia sulla teoria che il tono di gran parte dei romanzetti per ragazzi è criminale e abietto. Queste pubblicazioni mediocri, in gran voga, non contengono niente di fondamentalmente perverso. È la letteratura moderna degli eruditi, non quella del volgo, che è dichiaratamente e aggressivamente criminale. Perché Chesterton difende i romanzi d'appendice e forse oggi difenderebbe, che so, i Gialli Mondadori, sì, gli Urania, i fumetti, sì, robe di questo genere, e attacca invece la letteratura impegnata degli intellettuali? Molto semplice. Noi dobbiamo sempre considerare, oltre al paradosso, come cifra costitutiva essenziale del pensiero di Chesterton, anche il senso comune. Allora qui c'è ancora la difesa del senso comune, cioè del senso, lo ripetiamo, originario, primitivo, che cozza contro spesso il buon senso, il cosiddetto buon senso, che è un qualcosa che ha a che fare invece posteriormente, quindi con qualcosa di convenzionale. Allora la difesa del senso comune è anche la difesa dell'uomo comune. E questa è la base fondamentale per capire. Allora, questa letteratura moderna, invece, che vi fa riferimento degli eruditi, però dobbiamo ricordare che ci trovavamo in pieno decadentismo, con delle frecciate irrazionaliste alla Nietzsche, ecco, è morto nel 1900, quindi siamo in pieno retaggio di queste tendenze moderne o postmoderne, come vogliamo chiamarle, e quindi di decadentismo, di pessimismo. Ecco che lui vuole e dice che sono queste le letture negative che influenzano dal punto di vista morale e anche del pensiero le generazioni. Le altre, tutto sommato, sì, non è, dice, una pubblicazione di grande riferimento, ecco, parla addirittura di pubblicazioni mediocri, ma quelle che fanno veramente più male, deteriori alle nuove generazioni, erano queste cose da salotto che prescindevano proprio dal senso comune, e questo è interessante, lui le valuta sempre da questo punto di vista. Ecco, quindi questi due elementi dobbiamo sempre tenerli presenti: senso comune da preservare, da considerare contro il buonsenso, e il paradosso come cifra proprio per rovesciare questo modo di pensare che tutto sommato sembra
profondo, di questi eruditi salottieri da salotto, no? O conferenzieri brillanti, ma che in realtà attraverso questo stratagemma del paradosso vengono scalzati nella loro presunta profondità e incisività. Ecco perché difende quindi i romanzi d'appendice. Ecco, diciamo così per i nostri ascoltatori, non è stato ovviamente il primo Chesterton a scrivere anche lui in appendice, perché da qui diventa il termine, a giornali e riviste, l'abbiamo appena detto, nella rivista The Speaker lui scriveva appunto i suoi brevi saggi, ma se Anche i ricordiamo romanzi? i romanzi come La sfera e la croce che abbiamo fatto la volta Sì. scorsa, era stato scritto in un'altra rivista, il Commonwealth. Ecco, era abitudine, ma non era solo lui, per dire anche grandi nomi tipo Victor Hugo, I Miserabili era stato scritto nei romanzi d'appendice a puntate. I Tre Moschettieri, cioè tanto per fare qualche esempio di Dumas padre, era stato scritto in questo modo, anche Sandokan di Salgari e così via. Ecco, potremmo farne tanti. Perché si faceva questo allora? Perché si voleva incrementare ovviamente le vendite e incrementare così la massa di possibili lettori attraverso appunto questi brevi racconti raccolti in penultima e in ultima pagina dei giornali o delle riviste. E quindi ecco, era questo un po' il senso. Quindi lui si scaglia contro coloro che propugnavano quello che era il pessimismo, il decadentismo e anche la dissolutezza etica, se pensiamo a certi atteggiamenti riguardo anche il paradosso in Oscar Wilde o in George Bernard Shaw nell'Inghilterra di allora. Ecco, questo rilassamento anche etico. Ecco, lui propugnava appunto, difendeva questi romanzi d'appendice. È dove c'è il sano piacere ordinario e popolare per l'avventura, per l'amore, Esatto. per l'intrigo, a differenza delle pippe mentali degli intellettuali che in realtà poi dietro tutto questo fumo nascondono spesso o l'immoralità o altre cose di questo genere. Sì, atteggiamenti di superiorità che erano contrari chiaramente a Chesterton, ecco, che non era, ecco, anche lì sottolineiamo fare una falsa democrazia, una demagogia, ma recuperava il significato popolare nobile proprio delle persone, ecco, questo del popolo, il significato, questo era, non quello demagogico. Ecco, Roberta Romanello ci ringrazia per la puntata sulla sfera e la croce. Grazie Roberta. Grazie a lei. Ecco, passiamo alla seconda lettura. Questa è la condizione del decadente, dell'esteta, del fautore dell'amore libero. Affrontare cimenti che sappiamo non possono recarci danno, fare giuramenti che sappiamo non possono vincolarci, sfidare nemici che sappiamo non possono soggiogarci. Ecco la ridanciana tirannide della decadenza che si chiama libertà. A chi e a cosa si riferisce qui Chesterton, Fabio? Si riferisce proprio nella difesa dei voti avventati o sconsiderati. Lui li ha sempre difesi, anche quei giuramenti momentanei. Lui era per il creare vincoli, legami, questo è importante. E dal punto di vista, poi magari leggo due righe, del vincolo importantissimo del matrimonio, ecco, ma anche del vincolo del giuramento, del tenere onore alla parola data. Ecco, su questo era intransigente e quindi anche quei voti che apparentemente avrebbero potuto sembrare così un po' dissennati, avventati, subitanei, così, ecco, lui li riconsiderava invece come natura dell'uomo, natura audace dell'uomo, natura anche coerente con le proprie posizioni fino alla fine. Ecco, se volete qui, sempre da questa difesa dei voti avventati, lui diceva queste cose per renderlo ancora più chiaro. La rivolta contro i giuramenti si è ormai estesa persino al caratteristico voto del matrimonio. Ovviamente per voto si intende vincolo, legame, vero? Ecco, non ha a che fare col voto elettorale. Assai esilarante, continuava Chesterton, è ascoltare a questo proposito gli oppositori del vincolo coniugale. A quanto pare, essi ritengono che l'ideale della costanza
sia un gioco misteriosamente imposto all'umanità dal demonio, anziché un gioco che gli amanti stessi, comportandosi in modo coerente, si impongono. Qui vedete che c'è già tutto quello che poi dirà in un altro volume che tratteremo più avanti, che è la superstizione del divorzio, dove ha difeso la famiglia, il vincolo coniugale tra un uomo e una donna nella prospettiva proprio della procreazione. Vedete che c'è già tutto qua. E continuo. Hanno coniato un'espressione che è una radicale contraddizione in termini. Libero amore, se ne parlava già allora, no? Come se un amante fosse mai stato o potesse mai essere libero. È nella natura dell'amore assoggettarsi e l'istituzione del matrimonio ha semplicemente fatto all'uomo medio l'onore di prenderlo in parola. I sapienti dell'era moderna offrono all'amante con un insulso sorrisetto le più ampie libertà e le più complete irresponsabilità, ma non lo trattano con il rispetto che gli usava la vecchia Chiesa. Vedete che c'è già tutto Chesterton, già. Non scrivono il suo giuramento in cielo, pensate che bella questa frase qui, a memoria del suo momento più importante. Ecco, questo. Quindi è una chiara difesa dei vincoli, dei legami e soprattutto, come avevo letto, del vincolo matrimoniale. Ai giorni nostri lui diceva che la base del nostro io, del proprio io di ogni persona, sta proprio così nell'avversione ad ogni sorta, ad ogni specie di giuramento. Ecco, su questo lui non era assolutamente d'accordo. Queste lusinghe del libero amore, di questa libertà, per lui erano improponibili e proprio le ribaltava con queste concezioni qui, perché lui diceva anche questo attimo in cui la persona si determinava, si vincolava, come nel vincolo matrimoniale, era un istante di immortalità. Qui vi abbiamo appena letto, c'è una frase molto bella, che si sente che una persona ha una visione ben chiara non solo del matrimonio, del vincolo naturale, ma soprattutto quello soprannaturale, di questo giuramento in cielo parla, no? E poi diceva ancora che chi si impegna in una promessa solenne, tipo ad esempio quello del matrimonio ancora, dà un'espressione sana e naturale alla grandezza di quel momento. Ecco, in quel momento non è solo un momento avventato, è un momento che riguarda anche la sua sfera trascendente e quindi si collega e lo vincola al cielo. Ecco, vedete che ha una concezione, direi, molto bella. Ancora adesso si potrebbe riprendere, ecco. Quindi questa difesa dei voti avventati era la difesa, o dei voti sconsiderati, dei veri legami che, unendo le persone sulla terra, vincolandole, le univa nella prospettiva della vita eterna. Direi Bellissimo, che stupendo. siamo anche in clima pasquale, quindi questa visione poi di resurrezione, ecco, che abbiamo dinanzi adesso fra pochi giorni, credo che c'entri ampiamente su quanto stiamo dicendo. Ho fatto vedere il libro qui, Quella cara vecchia pipa, perché Sì. Fabio Trevisan ha scritto su Sì, Chesterton questo bel testo che mette insieme un pochino la visione di Chesterton sulla letteratura, sulla vita, sulle piccole cose della vita, la pipa, il prendere il tè, le banalità, le favole che non sono una sciocchezza per bambini e che poi da grandi dobbiamo abbandonare, no. Fai veramente, apre su tutto il mondo di Chesterton con una bellezza, con una ricchezza, con una profondità straordinaria. Quindi chi vuole conoscere, avere una ottima introduzione a Chesterton, vi suggerisco vivamente, andate sul sito fedecultura.com e scegliete quella cara... Eventualmente, chiedo scusa Giovanni se ti ho interrotto, potremmo anche fare successivamente, ecco, anche con qualche amico una discussione anche su questo mio libro. Sì, penso che sia opportuno. Perché altrimenti non si certo. rendono conto sì. di che cosa stiamo parlando, ecco, magari. Già che in una rubrica chestertoniana parliamo di libri che parlano di Chesterton, esatto. E tu ne hai scritto uno, anzi più di uno, e quindi ne parleremo. Bene, prossima lettura. L'umanità è stata contaminata dall'idea balzana che lo scheletro è l'emblema della morte.
Non c'è motivo che questa creatura, lo scheletro vivente, non assurga a simbolo stesso della vita. Nel Medioevo e nel Rinascimento quest'idea dello scheletro contribuì in larga misura a eliminare l'alterigia da tutte le ostentazioni terrene e la fragranza da tutti i piaceri effimeri. Quali considerazioni fa Chesterton in difesa degli scheletri? Sì, parte proprio da una metafora in difesa degli scheletri umani, parte dalla metafora dell'albero. Lui dice che a noi piace ovviamente l'albero pieno di foglie, ecco, in piena vitalità, ecco. Però anche e soprattutto l'albero che ha perso le foglie e quindi è rimasto col tronco, col fusto e con tutti i suoi rami, ecco, anche se non carico di foglie, rimane l'albero, e quindi lui fa paradossalmente una difesa della vita, con questa metafora dell'albero, attraverso lo scheletro, e riprende poi anche nel Medioevo e nel Rinascimento l'importanza di questo, non solo come memento mori, come ricordo che devi morire, no? Ma proprio sottolineando che lo scheletro ha avuto un'esistenza animata. Quindi non è lo scheletro solo come conclusione di una vita, ma come ricordo della vita e quindi di un'esistenza vitale, forte, perché tutte queste difese poi che lui fa, paradossali come questa dello scheletro, sono difese della vita. Attenzione, lui non vuole assolutamente, non è in sintonia con magari con quella poesia ossianica, proprio quella lugubre, cimiteriale, che allora era anche abbastanza, anche un po' prima di lui, della sua epoca, quindi preromantica, era anche abbastanza diffusa. Assolutamente no. Lui è per la vita piena, la vitalità, per l'ottimismo positivo che guarda la creazione come cosa bella, ecco, questo è l'atteggiamento suo. Quindi lo scheletro vuole che sia restituito, che assurga a simbolo della vita umana, colto nella sua piena vitalità, come noi possiamo cogliere un albero senza le foglie. Questo è incredibile, ecco. È questo l'atteggiamento suo di difesa, non bisogna mai dimenticarlo, perché poi questo lo riprenderà anche in ortodossia, di cui abbiamo già parlato, dove dice sì, per seminare i semi della dottrina, della corretta dottrina, bisogna preparare il campo, come fanno i contadini che poi gettano il seme, no? Nel Sì. solco. Per prepararlo ci vuole l'atteggiamento dell'aratro, diciamo così, come metafora, ecco, chestertoniana, che è quello di scavare questi solchi profondi, però questi si hanno nel momento in cui si è docili, in cui si coglie la vitalità, non la si nega o col decadentismo o col pessimismo. Quindi l'atteggiamento deve essere quello positivo, di uno sguardo positivo, e recupera quello della Genesi. Non bisogna mai dimenticarlo, il riferimento biblico che Dio vide la sua creazione, che era cosa bella e buona. Ecco, Sì. questo è il senso che lui vuole restituire, come dicevamo, queste nuove lenti che Chesterton, il San Tommaso d'Aquino, le preghiere dell'uomo vivo, quella cara e vecchia pipa di Fabio, San Francesco d'Assisi, uomini d'allevamento, prodotti di qualità, è quello sul quello libro sull'eugenetica e altri e mali, altri di cui malanni, ecco parleremo. sì, Il pazzo e il re, questo qui è una riduzione teatrale che Fabio ha la passione per il teatro, che hai fatto. Di che libro è questo Il qua? Napoleone di Di Notting Notting Hill, Hill, che ecco. sarebbe il titolo originale.
rimuovere. Ecco, vediamo se adesso ha ripreso la linea. Sì, sembra di sì che riprenda. Va bene. Allora, passiamo alla prossima lettura, quindi. Mi sembra che ci stiate sì. Vedi? No, non va. Ecco, adesso riprende, purtroppo la linea va male. Allora, abbiamo scordato gli antichi e sani precetti morali del libro dei Proverbi. La sapienza grida per le vie, sulle pubbliche piazze leva la voce. La documentazione dei grandi movimenti spirituali dell'umanità è nettamente contraria all'idea che la spiritualità sia un fatto privato. I martiri cristiani fungevano Strofe. Ecco, adesso ho ripreso. Va bene. Allora, la domanda era, allora adesso che si riprende, purtroppo qua la linea, siamo veramente, se ci aiutate riusciremo a fare tutto in linea in fibra ottica in modo da non avere più questi problemi. Allora, perché adesso la domanda i martiri cristiani in sostanza dice fungevano da vera e propria propaganda. Sì. Allora qui siamo all'interno della difesa della pubblicità, che ovviamente non ha a che fare con la pubblicità della televisione mediatica, dei giornali, ma della difesa del fatto pubblico. Questo era importante, ecco perché i martiri possono fungere da vera propaganda, perché l'idea che Chesterton aveva purtroppo. Eccoci. Ci siamo ancora? Beh, dobbiamo andare avanti, vediamo se... avanti così. Sì. Allora, ripeto, l'idea del fatto pubblico della cristianità era importante per Chesterton. Ecco perché può dire, poi questo concetto lo riprenderà anche in ortodossia, facendo appunto una distinzione tra martirio e suicidio, proprio che sono antitetici. Perché l'idea sua era che la santità significasse che avesse un ruolo pubblico e non segreto, e né tantomeno esoterico, assolutamente no. E quindi difendeva anche attraverso il libro dei Proverbi di cui abbiamo detto, quindi c'è sempre un riferimento biblico all'antica scrittura, la sapienza che grida per le vie, sulle pubbliche piazze leva la voce. Quindi difesa della pubblicità nel senso di fatto pubblico, che andava conclamato, che andava appunto pubblicizzato, diffuso. Questo è il è un altro elemento, perché il filantropo, lo abbiamo forse già detto altre volte, ma lo ridiciamo, non tanto per quello che fa di bene, così magari può anche sostenere una causa positiva dando, ma perché non ha un atteggiamento alla Padre Brown che riguarda la dignità della persona umana che sta di fronte. Ecco, invece di elevare questa persona umana, ecco che secondo Chesterton il filantropo così pensava di riscattarsi dando qualcosa di esteriore, di esterno, mentre un qualcosa che il padre Brown insegnava aveva a che fare con l'interiorità, col mettersi nei panni degli altri. E quindi diceva, si rifaceva ad esempio alla Guerra dei Mondi di Herbert George Wells, questa creazione di mostri, no? Che abbiamo visto anche nelle varie edizioni cinematografiche, no? Al punto che Orson Welles negli Stati Uniti, leggendo questa La Guerra dei Mondi di Wells, ecco da non confondere Herbert George Wells, che è lo scrittore della Guerra dei Mondi,
che faceva così, ipotizzava un futuro dove questi tripodi, questi alieni distruggevano la Terra, no? Allora diceva, questi mostri non sono nulla, ecco ci fa anche sorridere Chesterton, in confronto ai filantropi inglesi, che erano ben peggio di questi mostri, per dire di come adorasse la filantropia. Perché lui, ecco, distingueva tra carità cristiana e filantropia, o carità umana, l'avevamo già sottolineato altre volte. Quindi è la difesa del ruolo pubblico che ha il cristianesimo, del ruolo pubblico del santo, e non a caso abbiamo fatto San Francesco d'Assisi, perché ha fatto vedere tutte le evidenze cospicue, pubbliche del suo pensiero e quindi della sua eredità, e questo anche lo farà in San Tommaso d'Aquino. Le cose che suscitano maggiormente questo senso della perenne infanzia del mondo sono quelle che appaiono perennemente nuove, inopinate, fantasiose in ogni epoca. La stravagante doppia vita di Lewis Carroll in Terra e nel Paese dei Sogni mette in evidenza l'idea che si cela dietro il nonsense, il concetto di evasione. Che critica sta sollevando qui Chesterton e in che contesto difende la letteratura del nonsense? La difende nel senso positivo come proprio evasione. Da intendersi, questo suggerimento poi sarà talmente prezioso che si riverberà nel saggio sulle fiabe di Tolkien. Riprenderà questo pensiero e giustamente anche un po' in Guareschi, pensate. Quindi vedete quante linee che possono partire da Chesterton e arrivare ad autori così diversi, anche di epoche leggermente diverse, come Tolkien, perché l'evasione può essere quella del disertore, che è da condannare, no? Perché viene meno un suo obbligo, un suo compito, ma può essere anche quella del prigioniero, e quella è legittima. E come può evadere il prigioniero costretto dietro le sbarre oppure coatto, ecco, nella sua libertà? Può evadere con la fantasia e l'immaginazione. E allora ecco che riprende questo concetto della sana evasione per riportarlo al nonsense, che era un tipo di letteratura che aveva trovato in Edward Lear, allora, che era un maestro del nonsense inglese, ma anche in Lewis Carroll, e qui fa riferimento a Alice nel Paese delle Meraviglie, a questo matematico, perché sappiamo che Lewis Carroll è addirittura uno pseudonimo di Charles Dodgson, che era un logico, un matematico addirittura, un fotografo e anche un prete anglicano è stato. Ecco, e quindi questa sua appartenenza, come tu hai appena letto, stravagante doppia vita di Carroll nella Terra e nel Paese dei Sogni, mette in evidenza il ruolo del nonsense e quindi il ruolo della sana immaginazione. Questo è il senso. Vi leggo però anche qui proprio due righe che per far comprendere meglio questa difesa del nonsense, che non è difesa dell'irrazionale, attenzione, che è una difesa del ruolo dell'immaginazione e della fantasia, non in contrasto con la ragione, come ha ben sottolineato anche Tolkien, ma anzi allarga, corrobora la ragione. Cioè una cosa ancora adesso da riprendere, e tra l'altro avrebbe anche a che fare, volendo, con la gnosologia di San Tommaso d'Aquino, il ruolo dell'immaginazione. Quindi non è, anche San Tommaso non è in contrasto con la sana immaginazione, assolutamente, ma vi leggo meglio per capire e anche contestualizzare questa difesa del nonsense. Sono secoli, scriveva Chesterton, che la religione cerca di far gioire gli uomini delle meraviglie del creato, ma s'è scordata che non c'è niente che possa davvero apparire meraviglioso finché continuerà ad essere sensato. Se un albero ci sembra una cosa ovvia, naturalmente e ragionevolmente creata per provvedere cibo alla giraffa, non può certo destare il nostro genuino stupore. È quando lo consideriamo, l'albero, come un'ondulazione del terreno vivo che si arrampica verso il firmamento senza alcun motivo particolare, che ci leviamo tanto di cappello, con grande meraviglia.
Ogni cosa infatti, e qui centriamo adesso il nonsense, ha sempre un'altra faccia, al pari della luna, patrona del nonsense. Visto dall'altro lato, un uccello e un fiore che ha spezzato la catena dello stelo, un uomo, un quadrupede che chiede l'elemosina stando ritto sulle zampe posteriori, una casa e un cappello gigantesco che ripara l'uomo dal sole, una sedia, un aggeggio con 4 gambe di legno per uno storpio che ne ha solo 2. È questo il lato delle cose che tende in realtà allo stupore spirituale. Ecco, quindi ha a che fare l'immaginazione e il recupero del nonsense con questo recupero anche spirituale nel cercare di vedere l'altro lato delle cose, sempre in questa prospettiva che noi probabilmente siamo ancora nel paradiso, ecco, e che non cogliamo la sostanza di questo nostro essere beati, questa condizione. Quindi dobbiamo recuperare la vera visione delle cose. Questo è il senso di queste difese, che sono anche provocazioni, chiaramente. Fra tutte le cose singolari di cui gli uomini hanno perduto la memoria, la negligenza più universale e catastrofica consiste nell'aver scordato che vivono in una stella. La consuetudine di tradurre in poesia i fenomeni della scienza si è bruscamente interrotta con il progresso scientifico. Cosa significano queste frasi? Qui allora fa la difesa dei pianeti, addirittura dice cerchiamo di non separare quello che è la poesia dalla scienza. Per un linguaggio rigorosamente scientifico è improponibile, ma l'atteggiamento di Chesterton non è quello di essere antiscientifico, ma nel cercare di far recuperare anche all'interno di questa scienza il rapporto soprattutto con la natura umana. Abbiamo già visto un pochino l'altra volta nel percorso con padre Brown, quando interrogato, no, non solo sul metodo scientifico, il quale lui rispondeva appunto assenza di metodo probabilmente, no? Ma soprattutto quando la scienza che investiga un oggetto esterno, che può essere che so, un pianeta come in questo caso, come anche uno scarafaggio, un insetto così, vede dall'esterno, mentre il problema della natura umana è quella che la scienza può impedire questo tipo di scienza di cogliere l'essenzialità, l'interiorità, l'intimità della natura umana. Allora non vuole che si separi e quindi il collante che può fare la poesia può essere importante. Ecco, non è, lo ribadiamo, un atteggiamento antiscientifico, perché Chesterton sapeva bene il rigore scientifico, ma nello stesso tempo apriva una prospettiva che includesse soprattutto quelle scienze che riguardavano la penetrazione del cuore, della mente dell'uomo e quindi della natura umana, affinché appunto si recuperasse questo percorso, questo arrivo in ciò che era fondamentalmente la persona. E riprendeva anche qui il libro di Giobbe, ad esempio, quando si diceva del nostro Signore, il Creatore, hai appeso al mondo al nulla, no? In questa frase, diceva Chesterton, sta tutta la terrificante poesia dell'universo. E quindi vedete come anche dal libro di Giobbe, come anche abbiamo visto prima dal libro dei Proverbi, abbiamo accennato alla Genesi, c'è sempre questo recupero della Sacra Scrittura e poi, tra l'altro, anche del Nuovo Testamento, se pensiamo al prolungamento nel paradosso delle parabole evangeliche. E quindi apre ad una prospettiva nuova, diciamo, apre ad una trascendenza, apre ad un approfondimento della natura umana. Ecco, questo è poi il senso. Il compito dell'immaginazione non è quello di assestare le anomalie, bensì di scompigliare ciò che è in perfetto ordine, non di trasformare la realtà in portenti, ma di convertire i prodigi in fatti concreti. Per chi ha un'immaginazione fertile, le verità lapalissiane sono tutte dei paradossi, giacché erano tali all'età della pietra.
A chi sono rivolte, Fabio, queste frasi un po' enigmatiche? Cosa vuole dirci qua E Chesterton? qui c'è una provocazione incredibile, la bellezza, ma anche la difficoltà di comprendere in profondità ciò che voleva dire Chester. C'è la difesa, pensa addirittura delle pastorelle di porcellana, che è un po', lui si rifà un pochino a quel sentimento arcadico di ritorno alla natura e quindi di vedere in questo senso nella natura così la nota del pastore ideale, no? Ecco, come si ha in questa prospettiva di sentimento della natura, di recupero della natura. Però lui quello che voleva invece difendere e recuperare era l'ardore infantile, come ad esempio quello che faceva così i ragazzi, i bambini, anche lui stesso, o nella costruzione del teatrino di casa o nelle statuine del presepe. Ecco perché l'immaginazione di cui parla qui all'inizio è importante, perché lui la collega, pensate, alla risurrezione. Vedete che quindi abbiamo un tema tipico di questo periodo pasquale. E diceva: la tromba dell'immaginazione risuscita i morti al pari della resurrezione. Provocatoria, è anche molto bella. Quindi vedete il valore, se vogliamo, a questo punto anche salvifico dell'immaginazione, che la mette al pari della resurrezione. E che significa il vedere le cose non evadendo dalla realtà, recuperando quanto abbiamo detto prima, ma comprendendola di più attraverso la ragione e la fantasia, l'immaginazione. Sempre considerando che l'immaginazione, lo ripetiamo, non è in contrasto con la ragione. Allora, che cosa proponeva in questo caso? Proponeva non solo nel modello arcadico il ritorno alla natura, al pastore ideale, ma lui voleva proprio in questo senso di diffusione di questo sentimento, di questo ardore che apparteneva all'essenza dell'uomo, che ci fosse anche un postino ideale, un idraulico ideale, o scrive proprio un droghiere ideale. Ma questo non ancora per fare falsa demagogia, cioè assolutamente, ma per restituire in questa prospettiva la dignità delle creature di Dio e che potessero cogliere la bellezza anche di ciò che facevano e la orientassero in alto. Questo è veramente molto bello, molto, molto interessante. Ecco. Quindi l'immaginazione ha a che fare col realismo, il realismo della vita quotidiana. Secondo me ha preceduto anche in questo senso, in questo recupero della santità dei laici, della vocazione cristiana dei laici, ha preceduto molti altri eventi accaduti successivamente nella Chiesa. Ecco, questo è il senso di quello che lui voleva dire con queste frasi un po' enigmatiche. Effettivamente c'è da riflettere, da ragionare in profondità. Quando lui dice il compito dell'immaginazione non è quello di assestare le anomalie, significa che c'è qualcosa che non va, il compito non è quello di regolare, di far capire, ecco, dove stanno i guasti, diciamo così, bensì di scompigliare di ciò che è in perfetto ordine. Cioè, quello che è perfetto ordine, quello però l'ordine che abbiamo dato noi, che ha dato il buon senso. E quindi vedete che c'è ancora il riferimento al perfetto ordine, il buon senso convenzionale, invece al senso comune, che è quello che dovrebbe essere all'origine delle cose. Quindi c'è sempre, ecco, questo che cerchiamo di dare noi, Giovanni, sono degli elementi che possono farci cogliere un pochino, ecco, approssimarsi, è un autore molto, molto complesso e profondo, però un approccio quantomeno nel cercare di intuire la profondità di questo che è stato, come diceva Etienne Gilson, uno dei più grandi pensatori. Le locande sono ormai quasi le uniche botteghe che conservano le antiche insegne. Ci sono taverne con nomi così fantastici e incantevoli. Quando fu suonata la grande tromba dell'uguaglianza, venne subito commesso uno degli sbagli più marchiani della storia del genere umano. Tutta quell'alterigia e quello splendore si sarebbero dovute estendere all'umanità intera. Non combineremo mai nulla di buono con la democrazia finché non ci prenderemo gioco di noi stessi.
Fantastico, fantastico. Ma cosa allude? Qual è il suo Qui bersaglio la polemico? difesa dell'araldica, Sì. però l'araldica, come abbiam detto del pastore ideale dell'Arcadia, non è un qualcosa riservato solo all'aristocrazia che ha un carattere limitato, appunto come abbiamo visto. È questo il senso del prendersi gioco della democrazia. Ha a che fare anche con un aspetto più popolare. Allora lui voleva far recuperare anche attraverso questo riferimento alle locande che sarà caratteristico, le insegne delle locande. Tu che lo so che hai letto l'Osteria Volante, Sì. tutto parte dalla difesa di quell'insegna del Flying Inn. L'Osteria Volante è l'insegna proprio dell'osteria che vorrebbe fosse soppressa da questo compromesso tra cristianesimo e Islam, che negava proprio quindi il fruire delle bevande alcoliche, no? Ci siamo Però vicini, c'è questa difesa dell'insegna, tanto che partono l'oste insieme col marinaio in difesa della tradizione dell'insegna e, se vogliamo, anche della cristianità e di tante altre belle cose. Ecco, questo è il senso, ma non solo. Se noi prenderemo, magari li vedremo successivamente, queste cose qui, anche il poeta I Pazzi. Che cosa fa questo poeta? È anche un pittore e quindi va a ridipingere le insegne delle locande ancora, e abbiamo ancora, vedete, le locande, le insegne. Ci teneva molto a questa difesa delle insegne delle locande e dei simboli, e quindi dell'araldica anche popolare. Questo è il senso profondo. Ecco, anche qui proprio 2 righe le leggerei perché sono molto belle, così anche nel Napoleone di Notting Hill, in altri suoi romanzi c'è sempre questa. E diceva: esisteva dunque nelle antiche epoche aristocratiche un vasto simbolismo grafico comprendente i vari emblemi e ranghi della nobiltà, no? Noi quando andiamo a vedere i castelli, non so, le ville antiche, vediamo questi simboli dell'araldica, no? Quando fu suonata, e qui riprendo quanto tu hai detto, la grande tromba dell'uguaglianza, attenzione, dice uguaglianza, non ugualitarismo, perché quella è la deriva ideologica poi dell'uguaglianza. La tromba dell'uguaglianza come creature dinanzi al creatore, ontologicamente intendevo. Venne quasi subito commesso uno degli sbagli, quello che tu hai letto. Ecco che tutta questa alterigia e quello splendore, dice, si sarebbero dovuto estendere all'umanità intera, cioè, e qui fa dei riferimenti precisi, il tabaccaio avrebbe dovuto avere un cimiero, il commerciante di formaggi un grido di guerra, questo lo troveremo nel Napoleone di Notting Hill. Lungi dall'operare in tal senso, i democratici incapparono nel terribile errore, che è l'errore che sta all'origine di tutti i mali moderni, di denigrare la magnificenza umana del passato invece di esaltarla. Ecco che vedete, quindi dirà: un droghiere dovrebbe avere uno stemma degno della sua mercanzia, un postino dovrebbe avere un blasone in grado di raffigurare l'onore e la responsabilità, il farmacista, e così fa una serie di esempi, come prima abbiamo visto nell'Arcadia quando difendeva il postino ideale, l'idraulico ideale, oltre che il pastore ideale. Questo è il senso di questa difesa dell'araldica in Chesterton. Che non è una cosa tanto lontana dalla nostra esperienza, perché le vecchie locande o botteghe di una volta, qualcuna, pochissime sono rimaste, hanno quelle belle insegne dipinte a mano, Certo. magari con scritte in oro, con dei fregi, con dei disegni, delle cose, e adesso soppiantate da quelle schifezze illuminate, tutte fatte da grafici artificiali, una cosa veramente, poi erano tutte proprio uguali. originali, tipiche, ecco. Si confacevano tra l'altro anche all'aspetto familiare o di generazioni tramandate, quindi Sì. aveva questo valore. Nel Medioevo gli uomini si distaccarono dal canone della bellezza greca ed elevarono al cielo, in atto di adorazione, grandi torri che sembravano ravvivarsi di demoni e di scimmie danzanti. Nello stesso momento in cui riusciamo a rompere l'incantesimo che ci teneva avvinti alla bellezza convenzionale, ci attendono dovunque milioni di bei volti, così come ci sono milioni di belli spiriti. Cosa auspica Fabio Chesterton qui con questa strenua difesa del bello del brutto?
auspica che si superi i canoni classici, ad esempio quello greco della bellezza intesa nel senso fisso, convenzionale, un po' rigido, no? E allora in questa prospettiva ecco che si rompe l'incantesimo, dice, no? Quindi anche qui c'è questa apertura per preparare i semi di una nuova anche estetica. Ciò che lui anche condannava e vedeva non solo come pensatore, perché non dobbiamo dimenticare che era anche un pittore, quindi amava i colori, la vivacità dei colori, i paesaggi, le nature morte e così via, no? E vedeva questo appassimento di questa estetica moderna e quindi non la apprezzava assolutamente. Però questa doveva non solo recuperare quello che era il canone classico, come ad esempio nella bellezza greca, ma doveva preoccuparsi di motivare e recuperare appunto quello che hai tu appena letto nella seconda parte, al di là della bellezza convenzionale, ci attendevano e ci attendono anche noi adesso dovunque milioni di bei volti, così come ci sono milioni di belli spiriti, bisogna andarli a scoprire, andarli a... Ecco che quindi tanta arte, anche lui stesso, anche se lui magari non era un ritrattista, andava a cogliere la bellezza di quei volti, di quegli spiriti, per superare cos'era la fissità, spesse volte la rigidità, di modelli classici convenzionali. Era un po' questa. Quindi la difesa del brutto, di ciò che, ecco, vedete che torniamo proprio ciò che c'è di bello nel brutto. Adesso ultima lettura da fare un po' più veloce perché ormai abbiamo sforato il nostro tempo. Sì. La letteratura della gioia è infinitamente più difficile, molto più rara e molto più trionfante della letteratura del dolore. Contemplare le cose dall'alto in basso può rivelarsi un'esperienza piacevole, ma non c'è niente che possa essere realmente visto se osservato da una mongolfiera. Ciò di cui abbiamo bisogno per rendere vano, o meglio annientare, uno sciovinismo sordo e rauco è una rinascita dell'amore per il paese natio. La difesa della farsa, la difesa dell'umiltà, del patriottismo. Perché Chesterton ritiene queste cose così preziose? Ecco, allora iniziamo così dalla difesa della farsa. Abbiamo appena parlato con le stelle volanti, no, di Padre Brown. Si tratta di una farsa, di una pantomima. Lui apprezzava molto la farsa e contrastava coloro che dicevano, no, ancora adesso si sente dire, la commedia che degenera in farsa. No, Sì. diceva, la commedia si muta, non degenera. Quindi recuperava il significato della farsa e della pantomima. Quindi osteggiava il senso che noi abbiamo sbagliato, secondo Chesterton, quando si dice anche, non solo che degeneri in faccia, ma che tutto finisce nella farsa. Assolutamente no. E questa è una prima difesa. Perché voleva fare questo? Voleva rendere ancora di più convincente quello che era la letteratura della gioia contro la letteratura pessimistica del dolore. E questo poi lo capiremo ancora di più quando nel 1908, cioè 7 anni dopo, in ortodossia completerà questo suo libro, questo saggio, dicendo che il vero segreto del cristianesimo è la gioia. Questo in prima parte. Quell'altra parte che riguarda la difesa dell'umiltà l'abbiamo già vista sempre in altri racconti di Padre Brown, che le cose non si guardano dalla montagna né tantomeno dalla mongolfiera per vederle, perché rischi di non coglierle. Addirittura abbiamo visto nel Martello di Dio di Padre Brown come un religioso potesse scagliare dall'alto un martello e fare qualcosa di spregevole, uccidere una persona, proprio perché dall'alto non puoi cogliere la persona in quanto è. Questo, e quindi è l'umiltà, diceva, che è la lussuosa arte di ridurre noi stessi ad un punto, a qualcosa, cioè il punto è senza dimensioni, così che tutti le altre persone o gli altri oggetti appaiono al confronto, cioè rispetto al punto senza dimensione, come sono in realtà. E lui diceva, sono di un'altezza incommensurabile. Vedete, quindi è l'atteggiamento completamente opposto. L'umiltà è la superbia di guardare le cose
dall'alto in basso, invece quelle di guardarle interiormente dal basso verso l'alto. È proprio l'opposto. L'ultima parte qui chiudiamo, qui accenna proprio allo sciovinismo. Sappiamo che è un termine francese, no, chauvin, che significa proprio il nazionalismo quello. Lui non era un nazionalista, non era un imperialista, era per il sano patriottismo, cioè la difesa della terra dei padri, era questo il senso, quindi dell'amore per il paese nativo. E diceva, e qui chiudo con una sua bellissima citazione: siamo figli della luce, eppure siamo immersi nelle tenebre. Se saremo giudicati, e non lo saremo, sarà per il supremo errore spirituale di non essere capaci di stimare noi stessi e le tradizioni dei nostri padri. Vedete la bellezza, quindi. Eppure siamo immersi nelle tenebre. Dobbiamo apprezzare proprio non l'ideologia della patria, che è appunto il nazionalismo, ancor peggio, lui avversava l'imperialismo, ma amare la terra dei padri, le tradizioni. Un po' quello che ho anche scritto, tra l'altro, in quella Cara vecchia pipa, dove riprendo tutte queste piccole tradizioni, il rapporto delle cose anche piccole. Ecco, questo era il sano, quello che lui tendeva a difendere come l'amore per il paese natio. Fabio, io ti propongo che la volta prossima, adesso tu magari avevi un'altra idea, che la prossima volta parliamo proprio di quella Cara vecchia pipa, perché lì proprio tu fai uno sguardo generale su Chesterton, toccando tante opere, ed è un'ottima introduzione per voi amici che ci seguite, siete numerosi, che volete conoscere ed amare Chesterton e scoprirne la ricchezza. L'introduzione che ne ha fatto con quella Cara vecchia pipa, Fabio, è veramente straordinaria. Quindi vi suggerisco, accetti? Tu avevi pensato qualcos'altro? No, io avevo pensato anche qualcos'altro, ma mi va bene, va benissimo. Tanto ci arriveremo, una volta alla settimana arriviamo a tutto. Sì, arriviamo a tutto. Certo, ecco, certo. Quindi compito per casa, cari amici, acquistare il libro di Fabio Trevisan, Quella Cara vecchia pipa. Vediamo se riesco a farvelo di nuovo vedere. Eccolo qui, aggiungi, eccolo qui, Quella Cara e vecchia pipa. Questo è il libro che potrete trovare sul sito www.fedecultura.com. Acquistate, ovviamente vi invito ad acquistare sul nostro sito e non altrove, per non sostenere cose che non vanno bene, ma piuttosto per sostenere noi che cerchiamo di fare. Avrebbe fatto così anche Chesterton, perché poi lo diremo anche quando parleremo del distributismo. Attenzione, lui voleva appunto preservare la piccola proprietà privata e quindi anche in prospettiva le piccole case editrici. Certo. Avrebbe sicuramente fatto bene, quindi dal cielo Chesterton ci benedice. Tra l'altro, chi lo comprerà, cercheremo di ricordarci di mettere dentro il santino che noi abbiamo stampato con la preghiera perché sia beatificato Chesterton, perché c'è già tutto un movimento. In corso, anche se si è interrotto, a dire la verità. Il processo di beatificazione. Ecco. Beh, dai, col prossimo Papa magari si va più in fretta. Allora, colgo l'occasione adesso per concludere, cari amici, oggi non l'abbiamo fatto, con la preghiera della novena a Nostra Signora di Guadalupe, che facciamo tutti i giorni con voi fino al 12 dicembre 2024, come ci ha chiesto il Cardinal Burke. Allora, cominciamo, tu fai il primo, io faccio il secondo, tu fai il terzo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. O Vergine Madre di Dio, ci affidiamo alla tua protezione e imploriamo la tua intercessione contro le tenebre e il peccato che sempre più avvolgono il mondo e minacciano la Chiesa. Tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, ti ha dato a noi come madre quando è morto sulla croce per la nostra salvezza. Così anche nel 1531, quando le tenebre e il peccato ci assediavano, egli ti inviò come Nostra Signora di Guadalupe sul Tepeyac per condurci a colui che solo è la nostra luce e la nostra salvezza. Attraverso le tue apparizioni sul Tepeyac e la tua presenza costante con noi sul manto miracoloso del tuo messaggero San Juan Diego, milioni di anime si sono convertite alla fede nel tuo Figlio divino. Attraverso questa novena e la nostra consacrazione a te, imploriamo umilmente la tua intercessione
per la conversione quotidiana della nostra vita a Lui e per la conversione di altri milioni di persone che ancora non credono in Lui. Nelle nostre case e nella nostra nazione guidaci a colui che solo vince sul peccato e sulle tenebre, in noi e nel mondo. Unisci i nostri cuori al tuo cuore immacolato, affinché trovino la loro vera e duratura dimora nel sacratissimo cuore di Gesù. Guidaci sempre nel pellegrinaggio della vita verso la nostra dimora eterna con Lui, così che i nostri cuori uniti al tuo possano sempre confidare nella promessa salvifica di Dio, nella sua misericordia incessante verso tutti coloro che si rivolgono a Lui con cuore umile e contrito. Attraverso questa novena e la nostra consacrazione a te, o Vergine di Guadalupe, conduci tutte le anime in America e nel mondo al tuo divino Figlio, nel cui nome ti preghiamo. Amen. Benissimo, allora cari amici, con questo abbiamo Mercoledì, la concluso prossima volta, sì, la puntata di oggi. Quella della prossima volta non è martedì, ma è spostata a mercoledì, quindi grazie Roberta Romanello, grazie a Chesterton, bravissima. La prossima puntata quindi è mercoledì alle ore 18, mercoledì quindi dopo Pasqua, sì, alle ore 18. Il compito per casa è quindi, abbiamo detto, quella cara vecchia pipa da comprare sul sito www.fedecultura.com, non altrove, gentilmente, ecco, e parleremo di quello e andiamo avanti con questa meraviglia di Chesterton che ci rende un po' più allegri e un po' meno appesantiti da tutte le malanni che tutti noi abbiamo e che la storia, il mondo, la Chiesa ha, ma noi sappiamo che Cristo vince. Poi con la preghiera alla Madonna, la novena alla Madonna di Guadalupe, siamo ancora più certi del trionfo del suo cuore immacolato. Bene, con questo abbiamo finito. Un saluto da da me e da Fabio Trevisan. Io farei anche gli auguri di Santa Pasqua, certo, perché ci vediamo dopo Pasqua a tutti e grazie a tutti voi. E arrivederci. Arrivederci.